Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'IDH con un occhio al budget, come sempre coadiuvati dal canale YouTube Dungeon Landers Guide, per una nuova build che prova ad affrontare il formato multiplayer con un investimento contenuto. Balzando da una combinazione di colore all'altra, dai placidi colori Banta approdiamo a quelli ben più aggressivi Gruul, con un approccio alle partite perfettamente in linea con l'irrefrenabile desiderio di menare le mani senza pensarci 2 volte. Già, perché con questa leggendaria a dir poco infernale avremo tutte le carte in regola per schiacciare in poche semplici mosse uno o addirittura tutti gli avversari in un sol colpo, con una velocità superiore a quanto uno si potrebbe aspettare da un mazzo economico. Questa volta vi parleremo di Tromok The Insatiable. Abbiamo a che fare con una creatura del passato, dal set Plane Chase del 2012 per la precisione, eppure grazie anche alla sua particolare abilità siamo di fronte a un bittante che ha tutte le carte in regola per dire la sua, in quanto a statistiche, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 5 mana, 3 generici, 1 rosso e 1 verde abbiamo un infernale con forza 0 e costituzione 0 e un'unica abilità pensata appositamente per ingrossare le sue statistiche. Nella sua abilità abbiamo Divorare X, dove X è il numero di creature divorate in questo modo. Mentre questa creatura entra nel campo di battaglia puoi sacrificare un qualsiasi numero di creature. Entra nel campo di battaglia con X segnalini +1/+1 per ognuna di quelle creature. La particolarità dell'abilità Divorare, non molto diffusa tra le creature del formato, risulta particolarmente rilevante perché cresce secondo una sequenza di numeri quadrati perfetti. Se sacrifico una creatura avrò un segnalino +1/+1, se ne sacrifico 2 ne avrò 4, se ne sacrifico 3 ne otterrò ben 9 e così via. Capite bene che potrò, con un po' di pedine in campo, convertire il nostro infernale in un bittante letale, sia per danni da comandante, con 5 creature divorate, sia per punti totali, visto che con 7 creature sacrificate il generale avrà ben 49 segnalini. Tutto questo ci porterà a produrre una mole considerevole di pedine per sfamare il comandante o qualche altro bittante che inseriremo a supporto di questa strategia, nel caso gli avversari si accanissero su di lui, mentre noi terremo botta, proponendo di continuo bittanti indigesti. Una strategia tanto semplice quanto efficace che vede in questo Tromok The Insatiable il nostro ariete principale, che non vede l'ora di sfaldare le difese degli avversari con pochi colpi ben assestati. Con quello che ci propone Tromok The Insatiable nella zona di comando, appare evidente che la sua abilità Divorare ha un che di brutale, ma allo stesso tempo ci offre un piano efficace per sconfiggere i nostri avversari in poco tempo. Per questo motivo ci affideremo anche ad altre carte, come Ravros Gigantotherium e Dragon Broodmother, con la medesima abilità per avere altri pezzi oltre al generale che possono valorizzare le combat risultando sempre violenti e incisivi nell'azione. Con questa strategia in mente prediligeremo carte come Krenko, Mob Boss o Avenger of Zendikar, in grado di produrre facilmente moltissimi token che faranno da carne da macello per i pezzi con l'abilità Divorare, ma anche da supporto per un piano aggro vincente. Ci basterà trovare carte come Conclave Sledge Captain in grado di pompare il nostro board, così che in mancanza del generale possiamo comunque dire la nostra, azzerando i punti vita del party fino ad arrivare alla vittoria senza tergiversare. Non mancheranno sinergie come quelle offerte da Enruel Garrison e Enruel Batmans, in un mix esplosivo di token e ciccioni corpulenti, ricalcando lo stile di questa lista che punta al sodo, privilegiando l'azione brutale a strategie arzigogolate. Poi, se avremo la fortuna di intercettare una carta del calibro di Challenger Ignition, anche un singolo attacco ben assestato di uno dei nostri ciccioni o del generale potrà condurci inaspettatamente a una vittoria in grande stile, a dispetto della nostra natura di semplice e irruenta. Con le semplici capacità di Tromok The Insatiable di diventare immenso al suo ingresso, non ci faremo sfuggire l'occasione di abusare della sua abilità, costruendo attorno a lui un piano per alimentare con costanza la sua fame insaziabile. Non avremo solo comandante con questa peculiarità, visto che con Bloodsport Trinax, Myclot, Praeses Dragon e Skullmaker avremo a disposizione altre bestie che potranno accrescere le loro statistiche mangiandosi letteralmente il nostro board. Per dare benzina a questo piano ci servono molte creature sacrificabili, e cosa c'è di meglio di qualche Goblin tra Goblin Instigator, Goblin Rebel Master, Krankon, Ting Street Kimping, Legion Warbostrel creature e Ordering Arbast a supporto di questa produzione smodata di pezzi pronti a morire per la causa. Non saranno solo questi pezzi per fare massa critica, anzi, perché con Anax, Ardred in the Forge, Arastov, Endless Web, Dragonlane Spider, Felaf, World Sculptor, Omnat Locus of Rage, Scutsworm e Spormound attingeremo al meglio nei nostri colori per produrre altre creature da immolare per i nostri divoratori. Attingeremo con qualsiasi mezzo, rispettando il budget, per avere pedine sacrificabili usando con profitto carte come Clown Car, Fungal Sprouting, Garruk Primal Hunter, Calling Garner, Carekeep, One with the Kami e Sprout Swarm, pur di fare in modo che, generale in testa, ci sia un ciccione pronto a schiacciare l'intero party.
Non possiamo però pensare che con le sole combat si possa vincere le partite, ma grazie a qualche tech di contorno, in primis con creature come Hissing Iguanar, Spiteful Prankster e Voldaren Thrill-Seeker, si possono infliggere danni agli avversari semplicemente proseguendo nel nostro piano principale. Analogamente con All Bill We One, Fling, Tud e un Civil Unrest, cercheremo di superare blocchi o ostacoli vari per colpire uno o più avversari con la nostra azione costante di produzione di pedine o di costruzione di creature immense, pronte ad immolarsi per colpire a morte l'opponente più bellicoso. Tutta questa azione concitata deve venire protetta in qualche modo, ma dalla nostra, con Inspiring Cold, Rhythm of the Wild, Savage Summoning, Silkguard e Sporkback Troll, ci potremo assicurare qualche tutela, soprattutto dalle interazioni più moleste, così da poter portare alla disfatta chi proverà ad opporsi al nostro piano di distruzione. Fin qui vi abbiamo mostrato nella sua semplicità il modo con cui rendere letale il nostro Tromok Vainsatiable, ma ci sono alcune tech di contorno che riusciranno a fornire ancora più sostanza al modo con cui possiamo affrontare le partite con questo infernale insaziabile. Un primo vantaggio lo potremo ottenere da carte come Crowned Ceratok, Dusk Shell Crawler, Kessing Wolf Run, Pride Making, Scar the Rage Pits e Tusk Captain, che forniranno travolgere a uno o più dei nostri pezzi, rendendo molto efficace la nostra combat verso il party. Anche con la keyword rapidità potremo, grazie a Goro Goro, Disciple Yusei, Invigorating Hotspring e Runadi Behemoth Collar, accelerare la nostra capacità di infliggere molti danni a uno o più avversari, sia se punteremo sul generale, sia su uno stuolo di token inferociti. Tutta questa irruenza va alimentata con nuove carte, ma per fortuna con Fecundity, Return of a Wild Speaker, Ishcard Expertise e Soul Majesty abbiamo qualche tech dal budget contenuto che si incastrano al meglio con il piano composito di creature grosse o in quantità che possiamo sviluppare con questa lista. Non ci faremo mancare gli effetti di ramp tipici del verde con Cultivate, Arrow, Kodama's Reach, Migration Path, Rampart Growth, Rolling Regrowth e Vastful Surge per accelerare la venuta dei nostri ciccioni o banalmente incastrare al momento giusto molti token con l'ingresso del generale ingigantito a dovere. Purtroppo non abbiamo un color pie propenso a interagire al meglio col party, ma con Run Through e Soul's Fire possiamo in qualche modo scalzare le minacce più problematiche, puntando più a eliminare prima i nemici molesti piuttosto che singole carte. Anche con Burn Down the House andiamo ad annoverare una rimozione globale nell'economia del mazzo, ma i nostri scopi saranno sempre diretti e semplici, non preoccupandoci troppo di risolvere singole situazioni sul tavolo da gioco. L'ultima chicca la andremo a introdurre con Rogue's Passage, così da rendere evasivo al momento giusto il nostro comandante o qualche bittante ingigantito dalle nostre strategie che puntano a una sola cosa: devastare i punti vita di chi ci capita a tiro. Se l'approccio offerto da questo Tromok Vainsatiable appare semplice e lineare, gli effetti in campo saranno più che rilevanti, ma potranno essere amplificati con qualche scelta mirata tra le tante staple costose ma efficaci presenti nel nostro color pie. Una di queste è di certo la nuova Light Halfling, in rappresentanza delle tante carte che negano le interazioni, in particolare i counter presenti nel blu, per proteggere al meglio la nostra azione irruenta, che deve preoccuparsi solo di ribaltare il tavolo rapidamente. Per fare tesoro dei molti segnalini che accumuleremo durante la partita, con Viosolit potremo ambire ad avere sempre almeno una creatura letteralmente ricoperta di +1/+1, così da avere sempre un bittante in grado di uccidere, in un colpo solo, un avversario indisponente. Per alimentare maggiormente il board possiamo puntare su Tendershot Dryad, che oltre a fornirci sempre nuovi token è in grado di ingrossarli, proponendosi come chiusura alternativa, in grado da solo, con un buon numero di saprolingi, di fare la differenza. Infine, come ulteriore finisher, visti i pezzi che potremo schierare in fretta in campo con Terror of the Peaks, convertendo i nostri bestioni in danni ulteriori, così da riuscire a chiudere i giochi in brevissimo tempo sotto gli occhi increduli dell'intero party. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer, dedicato a questo Tromok Vainsatiable, per un concept semplice ma allo stesso tempo efficace, per un piano ciccioni che renderà le cose difficili per i nostri avversari in fretta, anche con un investimento economico più che accettabile. Ringraziamo Dungeon Landers Guide per averci offerto l'opportunità di collaborare a questo video e non mancheremo di ripetere questo tipo di contenuti, certi di fare cosa gradita ai nostri cari ascoltatori. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea.